Sono Gianfranco Pascucci, ci troviamo da Mare Bistrò, una nostra nuova realtà. Per noi il tonno è una cosa seria. Nel Mediterraneo transita il tonno più buono al mondo, il tonno rosso, il bluefin, il tonno da corsa. Ogni taglio ha la sua forma, ogni forma ha il suo gusto, ogni gusto ha la sua ricetta. Il tonno rosso ha carni molto pregiate, è un pesce che nell'arco degli anni ha nutrito tantissime famiglie. Immaginiamo le tonnare di Favignana e di Carloforte, ho avuto la fortuna di visitarle. Ha acquisito sempre maggiore importanza il tonno per le sue carni, è aumentato anche di prezzo. A noi ci piace qui da Mare non fermarci al filetto o alla ventresca, ma capire che ogni singola parte del pesce ha un suo gusto e quindi per noi è un'esperienza. In maniera veloce il tonno è diviso in tante parti, la parte alta del filetto del tonno, la parte meno grassa, la parte invece che va fino alla coda viene definita codina nera e codina bianca. La parte del calcagno è la parte ricca di fibre perché il tonno è uno dei pesci più veloci al mondo. E questa è la parte alta del tonno. La ventresca forse è una delle parti più apprezzate anche a livello gourmet. Questa è la parte della ventresca, la parte più grassa del tonno, e poi abbiamo la codina bianca che è praticamente speculare all'altra parte del tonno. Introduco Luca Seccatore, il mio sous chef del Porticciolo. Cominciamo con la testa. È una delle parti che a me e a Luca piacciono di più in assoluto, dove riusciamo a trovare tantissime tipologie di cotture. Adesso il taglio della testa e portiamo via il tronco del tonno. A questo punto vi presento anche Orazio che per realizzare la ricetta che dopo vedremo prenderà una parte del calcagno del tonno, la parte finale della coda. E dopo il primo taglio del tonno, il momento più magico per noi, l'arte della cucina italiana, entra in gioco la brigata di Mare, perché ogni taglio daremo un gusto, faremo una ricetta. Quindi da qui si parte, seguiteci per raggiungere finalmente il tonno nel piatto. Grazie, un attimino solo. Eccoci, siamo qui da Mare durante il servizio. Tra l'altro il sottogola del tonno è stato cosparso di rub, quindi queste polveri aromatiche a base di erbe e spezie. Abbiamo lasciato asciugare leggermente nel frigo, lo cospargo con questa salsa a base di radici ed erbe, zenzero, finocchio, sedano. Ci sono anche dei limoni, colatura d'alici, la laccatura è da tutti e due i lati e adesso la griglia e la cottura lenta farà la differenza. Iniziamo dalla parte della pelle, del sottogola, abbassando la griglia, quindi avendo una cottura un po' più vivace, per poi girare il sottogola e lasciare la cottura un po' più lenta. Spettacolo. Qua abbiamo un brodo fatto con le pinne del tonno e le parti più collaginose. Andiamo ad aggiungere il calcagno e la pelle insieme a dei pomodorini e poi facciamo ridurre sulla brace. Ecco, adesso stiamo lavorando con la griglia particolarmente bassa. Queste sono tutte le verdure del nostro orto. La verdura entra a far parte dei nostri piatti in maniera totale, sia come distretti ma anche come accompagnamento. Le alghe sono uno dei miei più validi alleati. È come portarsi un pezzo di mare in terra. Questa ventresca di tonno è stata ricoperta di lattuga di mare. Noi usiamo tenerla dal lato alto della griglia per qualche minuto. Prenderà anche dei buoni umori, profumi di fumo leggero. Il colore c'è, si è asciugata bene,
un punto di sale giusto. Altro po' che ci siamo. L'interno è crudo, la parte esterna è leggermente scottata. Siamo pronti. Un giro di olio. Un buon tataki allo stesso grado di cottura da un lato e dall'altro. Non è mai profondo, ma deve essere omogeneo. Vedete la differenza di colore. Questo vuol dire che abbiamo cotto bene il pesce. È bellissimo già poter notare le differenze di struttura di un unico taglio, che è la ventresca, partendo dalla testa fino verso la coda. Qui, che adesso la vediamo un po' magra, sarà sempre di più marezzata e qui avrà una consistenza un po' callosa, buonissima, grigliata arrosto. Tutte queste consistenze in un piatto, non tutti i pesci possono fare questo. Impiattiamo la ventresca, spinacino fatto alla brace, e fagiolino di mare, olio di fichi, e lo completiamo con un estratto di tonno. Tavolo 4. Trascorsi 30 minuti di cottura sulla brace, andiamo a spolparlo, togliendo la pinna, cercando di lasciare i pezzi di carne più integri possibile. Vedete la carne come è lucida e morbida, si sfalda benissimo, quindi non è né troppo cotta né poco cotta, quindi non è asciutta. Questo deve essere un punto fondamentale. Tutto entra in gioco per un piatto che è veramente succulento. Non abbiamo bisogno di tantissime salse o di abbinamenti, al massimo portiamo, per aiutare il gioco, delle patate che abbiamo cotto anche queste su brace e una leggera acqua aromatica. Il piatto arriva così in sala, in maniera semplice. Ogni boccone sarà diverso dall'altro, è uno scrigno di sapori, un risultato che esalti la carne del tonno. Dopo 2 ore di cottura lenta sulla brace andiamo a impiattare il calcagno. Le pelli sono fondenti, fantastiche. Le usiamo al posto della pasta in questo caso. Un po' di pomodoro che noi lavoriamo sui carboni Sulla brace tutta la notte. E noi qui da Mare, Orazio, possiamo portarlo in sala con un bel pezzo di pane tiepido, un multicereali. Per finire in bellezza con una grande scarpetta. Perché il mare qui è anche questo. Stiamo facendo degli spaghetti usando la parte sottostante l'occhio, che è composta sia di parti magre che grasse. Un filo d'olio, un po' di cipolla e poi aggiungiamo il tonno. Un leggero soffritto e una presa di sale. Asparagi, stagione, si sposano benissimo. È tutto pronto, no Patrizio? Cosa facciamo adesso? Stiamo calando la pasta al dente ed ora aggiungiamo un'acqua di asparagi. In questo caso, struttura un po' più importante, grasso e magro di tonno, quindi possiamo veramente far terminare la cottura della pasta in questo liquido. Ma non è finita qui, perché manca una piccola importantissima cosa. Ecco quello che mancava. La bottarga. Questa è una bottarga di tonno, maturata 2 anni. È un piatto estremamente godurioso e gustoso. La differenza era quello che mancava. Questa bottarga maturata in maniera perfetta, bellissimo il colore, asciuttissima,
e che proprio contrasta con la sua salinità e il suo sapore leggermente amaro questa struttura comunque opulenta dello spaghetto. Il taglio più famoso e il più facile da utilizzare, la parte del filetto del tonno. Una presa di sale di 10 minuti, poi è stato asciugato e andiamo a fare un leggero battuto per il nostro panino. La cosa importante è avere la carne del tonno bene asciutta e tagliarlo alla stessa altezza, insomma, e poi facciamo dei cubotti. Il tonno verrà condito con un poco di olio e una punta di sale. Abbiamo lavorato molto sulla struttura di questo pane, viene fritto nell'ultimo momento prima di essere servito. Quindi possiamo aprire il pane, lo andiamo a farcire prima con un'emulsione di mitili, senape e una punta di agrume, con ketchup usando i peperoni secchi di Senise e delle erbe fresche. Possiamo proprio usarlo a crudo, viene portato subito in sala e a fianco questa salsa altro non è che la riduzione dell'acqua di bollitura del tonno. Spezie, erbe, alla fine si restringono per creare questa salsa che viene addensata con del kudzu. Codina bianca, codina nera. Con queste due parti del tonno noi abbiamo fatto un roller, abbiamo steso la carne in maniera omogenea e l'abbiamo poi farcita con delle erbe classiche della nostra macchia mediterranea, il rosmarino, il timo, il finocchio e del guanciale. E si completa chiudendo il tutto con una retina di maiale. Si parla spesso del tonno come il maiale del mare. Questo è un omaggio al tonno perché il tonno, a mio avviso, è il re del mare. Questa alga è un'alga rossa, riccia, mastrocarpus, leggermente sapida. Dopo aver lasciato riposare il roll nelle alghe, prendiamo e andiamo a scottarlo con olio direttamente sui carboni. La retina deve essere dorata e allo stesso tempo croccante. L'alga conferisce alla retina di maiale un gusto iodato, un gusto di mare. All'interno la carne del pesce deve rimanere rossa e il lardo si deve appena sciogliere. Eccolo qui! Pronto! Ah, bellissimo, eh? Bello rosolato. Non sappiamo più se siamo in presenza di un maiale o di un tonno, ok? Siamo in presenza comunque del re del mare, quindi andiamo con il taglio veloce e la struttura c'è. Il lardo si è leggermente sciolto all'interno, il profumo delle alghe si sente, Concludiamo il piatto con un tocco di freschezza, quindi una salsa verde fatta di prezzemolo e alghe marine, le stesse che utilizzate per la marinatura. Una nota verde, come usiamo sempre fare, le nostre verdure dell'orto appena scottate, un po' crude, un po' no. Andiamo a terminare il piatto con una salsa a base di collagene di tonno. Ci siamo. Che buono, Luca! Buonissimo, veramente. Sembra il piatto della domenica come gusto, qui da mare. Oggi con la Brigata di Mare abbiamo realizzato alcune delle ricette che si possono fare con questo splendido esemplare che è il tonno rosso del Mediterraneo, ma il messaggio forte che vorremmo lanciare è quello di cercare proprio il gusto, di parlare con i pescatori, nelle pescherie, nei ristoranti per fare in modo di non consumare solo un trancio o una parte di questo pesce. Il tonno è una magia, è un mondo da esplorare. Un saluto da Gianfranco Pascucci agli amici di Italia Squisita, un saluto da parte di tutta la Brigata, vi aspettiamo a Fiumicino, al mare e vi aspettiamo qui da mare. Ciao, a presto! Anch'io sono all'interno del nuovo libro di Italia Squisita, Riso all'italiana. Più di 100 chef che raccontano il riso in tantissime declinazioni e forme, non un semplice libro di ricette sul riso.
non lasciatevelo scappare.